Ragazzi, buonasera. Ciao a tutti ragazzi. Siamo in versione serale, un po' di voi già lo conoscono, qualcuno no. Berta Lucapedia, Luca Bertacchini, Lucapedia perché ne sa una più di Wikipedia, riguarda ciclismo chiaramente, quindi ci accompagnerà un po' in qualche live, in qualche video precaricato come stasera, vediamo come va. Poi scriveteci sotto se vi piace oppure no, se non vi piace lo cambiamo subito. O insulti con E rispetto. con rispetto, ovviamente. Detto questo, vi ricordo nuovamente che questo video non sarà assolutamente sponsorizzato e monetizzato perché YouTube, come sapete, non ha mandato il PIN per l'autenticazione, la verifica del canale, quindi niente. E quindi, come vedete qui sotto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, poi vi faremo delle domande durante questo video. Detto questo, allora, andiamo a presentare la gara di sabato che post-olimpico, periodo post-olimpico, si presenta con la San Sebastian. Eccola qui. Gara che supera i 4.000 metri di dislivello. È cambiato negli ultimi anni, Luca, il percorso perché prima presentava già Esquibel ripetute volte e era una gara un po' noiosa, diciamo, Esatto. nei primi 2000. Invece ultimamente hanno aggiunto innanzitutto lo Jai Schibel si fa solo una volta, è una vera e propria classica, assomiglia un po' a un Lombardia, diciamo, come tipologia, e soprattutto la parte decisiva è la parte finale. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 salite categorizzate, chiamiamole così. Diciamo sulla parte finale sono quelle un pochino più insidiose, lo Jai Schibel, l'Erlaitz e Murgil Tontorra, ovvero il muro di Tontorra, 2,1 km al 10% di pendenza media. È tosto, se avete già visto la San Sebastian, lì si fa veramente selezione. Infatti ultimamente la vincono corridori abbastanza forti. Che dici Luca su questo percorso? Si è indurito parecchio e se fate caso l'altimetria della penultima salita, che è molto più corta dello Jaiskibel, ma arriva anche più alto, quindi vuol dire che la penultima salita è veramente dura. Quindi secondo me un po' di polveri si comincia a L'Erlaitz. lì, e poi dopo chi rimane si gioca tutto sul Murgil Tondorra, che anche quello lì è un bel muro di 2 chilometri al 10% che farà praticamente la differenza, perché poi c'è un tratto di discesa e pochissimi chilometri secondo me in pianura, e quindi si decide tra la penultima, magari si fa la prima selezione, che anche quella lì è veramente dura perché sono 4 chilometri al 10,6, Sì. e sull'ultima si potrebbe decidere con uno scatto da finisher scalatore alla Philippe, se sta bene. A me piace questo percorso della San Sebastian, piace. Gli anni scorsi, anni fa, con lo Jai Schibel ripetuto più volte, come ho detto precedentemente, era abbastanza noioso. In realtà invece questo percorso può aprire a più soluzioni, anche attacchi da lontano, anche una fuga o un finisher nel finale sul Tontorra. Vedremo cosa succederà. Ad esempio, quando vinse Evenepoel partì prima del Tontorra, quindi anticipò con una specie di fuga, diciamo così. E Anche quindi perché secondo me dopo la penultima salita, che è veramente dura, c'è quella classico rilassamento, potrebbe essere quel classico rilassamento in discesa, da, come dice Magrini, una fagianata, e poi se si resiste sull'ultima potrebbe anche partire prima. E allora non c'è veramente un metro di pianura. andiamo a vedere un attimo le start list di questa San Sebastian. Chiaramente le Olimpiadi hanno inciso molto sulla start list perché ci sono un po' di defezioni nel parterre des Rois della San Sebastian rispetto agli ultimi anni. Comunque c'è gente forte, anche E quest'anno e soprattutto anche con le Olimpiadi. nelle ultime ore si è ravvivata la start list. Si è ravvivata perché noi eravamo preoccupati di fare il video con start list troppo approssimative, in realtà sono quasi tutte definite. Allora, la De Koenig presenta Alaphilippe, Cattaneo, Devenins, Honoré, Knox, Serni e Stibar. Io direi che qua puntano decisamente su Alaphilippe, con forse Cattaneo come seconda punta?
No, secondo me quando c'è la Filippo in un percorso così, la squadra è tutto per lui, con ultimo uomo il solito De Vries. Ok, poi c'è la G2R che sinceramente vedendo i nomi io No, penso che da Bidare e Filippo. Bouchard, forse un Calmejean in condizione potrebbe fare qualcosa? Però Calmejean quest'anno si è visto veramente poco. Si era visto all'inizio, poi se non mi sbaglio si è infortunato in una delle prime gare pre-Fantacycling e poi dopo io non l'ho più sentito nominare, quindi vediamo. Poi Anche Agli abbiamo, anche vai, Agli nell'eterna promessa, sì, ma anche lui per vedremo, vedremo. adesso tanto fumo e poco arrosto. Ok, poi abbiamo la UAE e qui attenzione, poi dopo faremo una formazione io e Berta o Lucapedia. Allora, Ayuso, Conti, Covi, Della Cruz, Ryabushchenko, Trentino, Ulissi. Allora, la UAE ha più punte, secondo me. Ha un Della Cruz che potrebbe entrare in qualche fuga, un Ulissi che sul finale potrebbe essere ottimo, Ayuso un punto interrogativo, ma non perché non si sa che corridore è, questo è un fenomeno e è alla sua una delle prime gare tra i professionisti, l'ha già fatta qualche settimana fa andando anche bene tra le altre cose, quindi attenzione, è chiaro, non è facile la San Sebastian, quindi non credo che farà grossi numeri, però attenzione. Poi c'è Conti Covi, Ryabushchenko, Trentin un po' duretta per Trentin direi. Che dici? Allora, secondo me con Ayuso bisogna capire subito il chilometraggio, come si comporterà col chilometraggio. Senti, ma il numero 21, che di solito chi ha il S numero più basso è il capitano, in Sì, però teoria. in questa corsa ho visto anche quello e ci sono molti protagonisti con numeri non con l'1. Ok. Quindi bisogna capire. Sicuramente sta bene perché è arrivato secondo in una corsa in Spagna la settimana scorsa, se non sbaglio, qualche giorno fa. Però sta benissimo anche Ulissi, avendo vinto due tappe al Giro di Sardegna, una cosa del genere. Era in Ok. Sardegna, ma magari si chiamava con un altro nome. Astana, Fedorov, Izagir, Renatarov, Rodriguez, Ramos, Luis Leon Sanchez e Stalnov. Allora, io direi che Gorka Izagirre forse potrebbe essere una pedina importante, ma non ci scordiamo di Luis Leon Sanchez, che poi dopo ne parleremo nella formazione. Secondo Eh, me il capitano è Luis Leon Sanchez, perché ho visto in un'intervista che ha detto, dopo aver vinto la scorsa in Spagna, dove Ayuso è arrivato secondo, in cui ringraziava Rodriguez che gli ha fatto da ultimo uomo e dava appuntamento alla San Sebastian. quindi occhio a Luis Leon Sanchez. Poi Barambilla, Ciccone, Camp, Lopez, Mollema, Nibali e Quertman. Quarterman. Allora, qua direi Mollema su tutti con un punto interrogativo su Ciccone. Mollema con un punto interrogativo sulla condizione post-olimpica, perché abbiamo Olimpiadi. visto che le fatiche della gara in linea si sono fatte sentire. In più lui è dovuto tornare, quindi altro fuso orario. Infatti Tutto mi il... sembra azzardato, sinceramente, schierare Ciccone qua, però boh, va bene, vedremo. ma si deve preparare per la Vuelta, in E cui tra, dovrebbe fare il capitano. capitano, e tra le altre cose è confermata sta formazione, quindi è ufficiale. Esatto. Poi Bora, Aleotti, attenzione Aleotti, Benedetti, Fabbro, Kelderman, Conrad, Schelling e Vandal. Allora, qua la formazione non è male, perché c'è gente che in salita va, Schelling lo ricordiamo per le 6 miliardi di fughe che ha fatto, Nei primi Conrad, giorni. sì, Conrad per l'ottima tappa vinta al Tour, Kelderman per comunque la buona posizione nella classifica finale, Fabbro, Benedetti, Aleotti, i tre italiani, Fabbro è un po' che non si vedeva, e Aleotti, giovane, tra virgolette, promessa. Qui Eh, su chi punta? Conrad, bella, Kelderman o bella Aleotti? domanda. Allora, Conrad, se non sbaglio, rientra anche lui da Tokyo. Aleotti ha fatto bene anche lui alla settimana ciclistica italiana, la corsa in Sardegna. È un bel... Secondo me qui potrebbero andare all'attacco in vari punti della corsa un po' tutti. Un po' tutti, quindi una Forse l'unico formazione è Kelderman all'arrembaggio. che proverà a rimanere lì oppure farà un po' da gregario come ha fatto con l'Olanda.
Però Berta, lo sai qual è il problema di Kelderman? Che non che attacca mai. non attacca mai. Quindi si piazzerà forse. Esatto, se rimane Seguirà lì le si piazza. ruote. Se è in grado di seguire gli attaccanti si piazzerà. Movistar, squadra spagnola si presenta con Carretero, Jacobs, Jorgenson, il pupillo di Lore, Lopez, Mulberger, Rojas e Samitier. Attenzione, qui forse, forse si punterà su Lopez, però Che con un però buon non ha supporto, l'1, come te che l'avevo però non fatto ha l'uno. notare. A Carretero, però attenzione, attenzione. Allora, Lopez in teoria potrebbe essere un ottimo corridore da questa gara. Il problema è che il Lopez del Tour è stato disastroso. Da Vedremo. vedere completamente come sta. Perché se sta come il Tour, possono benissimo puntare su un altro, sul Carrettero con l'1, che tanto farebbe meglio di Lopez. Però Ok. è chiaro che se sta bene invece se la gioca, perché ci sono 2 salite, le ultime 2 salite sono per lui. Ma, Lopez è così comunque, grande condizione sulla Mont Ventoux Challenger, pessimo al Tour de France, complice anche una caduta e magari ora ristupisce tutti, quindi attenzione. Anche perché Israel andrà alla Vuelta, quindi bisogna che andrà alla Vuelta, sì, sì, è bisogna che si capitano alla metta in Vuelta. condizione, perché se no fa un altro Direi di sì. disastro come al Tour. Israel Startup Nation, Berwick, Catford, Marchi, Goldstein, Hermans, Hollestein e Daniel Martin. Qua, senza ombra di dubbio, Daniel Martin con un punto interrogativo su De Marchi, forse? De Marchi per una fuga, col numero 1 c'è quel Berwick che è stato, si è nominato tanto nel pre-stagione, che Non ha non ha fatto mai niente. corso, e che vediamo qui col numero 1, ma che non credo che possa fare Io più di credo tanto. Daniel Martin, onestamente. Sì, e Daniel Martin è il capitano, però anche lui abbiamo il punto di domanda del rientro da Tokyo, come sarà. È verissimo. Formazione del gruppo Ma qua non è ancora definitiva, quindi questa la commentiamo il giusto perché Esatto. al Anche momento se ci c'è sono 6. c'è pochi nomi interessanti, forse un Reichenbach, un Lada New, ma pochi nomi interessanti, un Ru. Possiamo andare oltre. EF, Caicedo, Carr, Fares, Guerreiro, Kekelere, Powles e Whelan. Allora, qui Powles potrebbe essere un nome interessante, ad Sì. esempio. Guerreiro c'ha un po' deluso quest'anno perché ci eravamo abituati al giro dell'anno scorso che fece molto bene e forse Caicedo. Su questi 3 nomi. Io aggiungerei Simon Carr. Anche Simon Carr potrebbe far qualcosina, è vero, sì. Andiamo alla Ineos. Qui Che è stata attenzione. presentata oggi con una bella sorpresa. Sì, Amador, Bernal, Martinez, Moscon, Puccio, Rodriguez e Yates. Allora, Moscon ritorna anche lui dalle Olimpiadi, Adam Yates, Bernal e Carlos Rodriguez, Daniel Martinez ovviamente anche, Carlos Rodriguez giovane e promettente. Sì. Adam Yates non ha fatto una brutta Olimpiade, Bernal non si è visto da un po', anche Daniel Martinez ha avuto il Covid, non è andato alle Olimpiadi, quindi si è preparato apposta per la San Sebastian. E questa è una formazione forte. Sì, fortissima. Attenzione a Bernal, che anche non avendo l'1, però vorrei ricordare le prime gare di quest'anno, quando c'è stata la Strade Bianche, che si pensava capitano Pidcock, perché Bernal alla prima corsa così, e invece andò molto bene, fece secondo. Quindi è uno che alla prima corsa, dopo un po' di stop, potrebbe fare bene. Moscon non l'ho visto tanto bene a Tokyo, E non credo che la condizione e sia non salita, credo che corrano per onestamente. lui. Carlos Rodriguez è un buon scalatore, un buon prospetto, però forse ancora un po' acerbo per puntare sulla San Sebastian, che comunque è una corsa abbastanza prestigiosa. E Adam Yates incognita ritorna dalle Adam Olimpiadi. Yates è un'incognita, però sicuramente potrebbe fare bene. Io direi capitano Bernal con seconda punta Adam Yates. Total Direct Energy, no, Total Energies. Allora, Cabot de la Part, Ferron, Gaillard, Grellet, Rodriguez e Simon è francese. Qui c'è poca roba. Della parte, forse? Sì, ma qui possiamo puntare su una fuga. Possiamo puntare su una fuga. Bahrain. Attenzione, torna lo scalatore più forte di tutti, Padun.
Allora, Hinkler, Moric, Buitrago, Landa, Novak, Padun e Williams. Qua molto semplice, Landa torna alle corse, secondo me non avrà una grande condizione, magari mi stupisce. Padun è da un po' che non lo vediamo, dal Delfinato quando inizia Però le tappe di l'ultima fila. volta che l'abbiamo visto bene. L'abbiamo visto bene. Qua potrebbe essere bene 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 o male male male, perché è gente che non corre da un po'. E quindi Attenzione a Moric, a anche se è un po' Moric. dura, È dura per Moric, però mai dire mai. però l'ho visto veramente con una gran gamba il Tour e non ha fatto le Olimpiadi risparmiandosi il doppio viaggio con fuso orario integrato. E Se quindi magari si controllano un po' e lui parte magari da lontano, oppure sulle ultime salite Padun. Landa lo vedo un okay. passettino indietro. Sì, non ha mai corso, rientra ora, quindi allora Team Kubeka, Next Dash, c'è poca roba qua onestamente da dire. Te selezioni un nome di questi? Carlos Barbero forse? Ma io più andrei su Sander Armé per una fuga o non tanto Okay, di più. magari qualcuno ci stupisce qua. Esatto, perché Team di Bike solito quando diciamo che non Exchange. fanno niente. Sì, 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 è vero. Bike Exchange qua da nominare c'è il fratello Simon Yates, Colleoni italiano, ma soprattutto Nieve, che sicuramente sarà un ottimo gregario, Robert Stannard, anche lui quest'anno se ne è parlato bene e ha fatto pochissimo. Esatto. Schulz potrebbe essere un nome, ma ne parleremo, a breve. Andiamo alla Jumbo direttamente, che qua il nome interessante è Vingegaard. Farà il capitano? Penso proprio di sì, anche se anche lui Ecco il si è numero tolto dal 157 si è tolto dalla responsabilità di avere l'1 e non del penso che 151. Baumann faccia il Ha capitano. una squadra forte, perché in salita comunque c'è, Bowman, Harper, Omen e Toloek che non sono fermi in salita, quindi possono Esatto, c'è dargli il una ritorno mano. di Harper dopo i problemi agli occhi. Sì, sì, bravissimo. Poi Cofidis, Joser Rada, Nathanas, Perez, Barcelò, Ruben Vedo Fernandez c'ha il 161, però qua non vedo il vedo vittorioso. poco, vedo La poco. Caja Rural, qui poi ci andremo dopo con un nome che però non vedo il nome che te hai detto, attenzione. Ma non è nella Caja Rural. Ah, è vero, giusto, 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 ci arriviamo dopo. Qua secondo me potrebbero opzionare qualche fuga, credo. Esatto, una bella fuga di Lastra o I a Mezzgheta l'ho già sentito nominare, Potrebbe però potrebbe farci la sorpresina. Euskaltel, solito discorso con i famosi spagnoli della Vuelta come Bizkarra e Iturria, che esatto, sono i fugaioli. attenzione però a Iturria che è arrivato insieme a Luis Leon Sanchez e a Ayuso nella corsa spagnola di qualche giorno fa, è arrivato nel gruppetto con loro, Di è avere arrivato quarto o Sagan. quinto. È arrivato quinto, è un po' più dura San Sebastian, è più lunga, però chissà mai. Poi la Burgos BH, ah no, la Intermarché Wanty-Gobert. Chi selezioni di questi? Rota, lui dal Tour, non sappiamo ancora, non è definitiva, quindi questa magari la possiamo anche passare al momento. Sì, metterei un piccolo puntino evidenziatore su Quinten Hermans, anche se si è detto tanto di lui nel giro e non ha combinato granché, però Comunque la gara potrebbe che essere dicevi prima è la Prueba Villafranca, esatto quella. dove Sanchez ha vinto, Ayuso secondo, Adrià terzo, Carretero e Iturria, con Oscar Rodriguez Esatto, 8 secondi e Serrano a 9. esatto. Poi andiamo al team DSM, abbiamo Chad Haga, Hamilton, Hindley, Roche, Vermache, Van Wilderen e Kubad, no, Comboat, Combo. Romain. Allora qua Jay Hindley sarà la sua gara Qui è la solita, sono le solite stranezze della DSM. Allora, con il numero 1 c'è uno che è impossibile che faccia il capitano, con Bud. come volevasi dimostrare da prima. Allora, le punte potrebbero essere il solito Jay Hindley
e Ilan Van Wilder, che però è stato nelle ultime settimane molto chiacchierato perché si parlava anche di una rescissione Ha già contrattuale. praticamente rescisso mentalmente, ma non Esatto, contrattualmente ma lo parlando. fanno addirittura correre, quindi stranezza della E stranezza. qui siamo alla follia. Infatti non abbiamo finito le parole per il team DSM. Burgos BH. Pochi nomi interessanti, vedo però un grande, il mio idolo, Angel Madrasso. Esatto, che punta si lancerà In discesa. in avanscoperta. Lotto Soudal, Conca, Gosens, Soldani, Sweeney, Van Gils, Verschave e Vervloesem. Vervloesem. Qua Allora, forse Gosens? allora qui sì, Gosens anche lui andrà per una fuga. Oldani si è piazzato oggi, ma penso che fosse una tappa di pianura, quindi non penso che possa fare niente di che. Una parola su Vervloesen, che anche lui era uno dei talenti enunciati a inizio stagione anche dal Mullah, e che Che non si è ritornerà, che è in non si vacanza ma è ritornerà. esatto, che non si è praticamente mai visto in una corsa fantacycling finora, e non credo che potrà fare Nemmeno oggi, non credo che nemmeno potrà fare domani. niente, però intanto fa presenza e prende 10 punti. Okay, vabbè, è già qualcosa. Forse 5. Team Marché, Anacona, Barghi, Flores, Lovlu, Riu, Rosa, Diego Rosa e Rousseau. Qui Qua abbiamo penso Barghil, Barghil? anche se la condizione pure lui è decisamente precaria. Okay. Quella vista fino adesso, al tour Poi non si è praticamente mai visto. Equipe Can Pharma, allora qua ci colleghiamo adesso nominando perché secondo Luca potrebbe essere buono Adrià, visto il piazzamento della recente gara. Allora qua infatti cosa facciamo noi? Andiamo a inserire subito i nostri consigli di formazione, così vedrete diciamo quali corridori abbiamo scelto. Allora, partiamo con Luca. Luca, il primo corridore che ha scelto qual è? Allora, se non mi ricordo male è Bernal, il buon Egan Bernal, che come perché detto prima è diciamo, io ci credo molto perché quest'anno l'ho visto benissimo alla prima gara importante che ha fatto, quindi secondo me potrebbe stare bene. È chiaro che anche qui è una mezza scommessa, però di grandi calibri non ce ne sono tanti e io mi sono potrebbe buttato far sul bene. libro. Secondo nome? Bauke Mollema, che è anche lui tutto da capire, ma Non è uno molla di mai. quelli che non molla mai, esatto. Quindi Basta anche se questo. non mi piace come corridore, ci provo a scommettere. Diego Il Ulissi come terzo terzo è nome. Diego Ulissi, di cui non ho visto le gare in Sardegna, ma che risultati alla mano ha fatto benissimo. Al Giro d'Italia, nonostante una condizione un po' rivedibile, visto i suoi problemi e con la poca preparazione, ha fatto discretamente bene, soprattutto in salita. E con la salita di Sega di Ala ha fatto benissimo e secondo me queste sono più corte ma hanno caratteristiche simili, quindi io lo vedo molto bene. Quarto nome. Nick Queste Schulz, qui sono le sorprese. arriviamo alle scommesse, una scommessa grande, Allora, l'altra le mettiamo scommessa tutte e due, le mettiamo tutte e due, vai. ecco, esatto. Allora, parto da Nick Schulz. In breve, molto breve e conciso. Adriano e Sì, Schulz, sì, perché? sì, sì. Nick Schulz, la Bike Exchange c'ha una squadra che secondo me con Simon Yates che ha fatto 1000 gare potrebbe fare il capitano e se fa il capitano potrebbe fare bene, anche se anche lui è un po' da che non corre perché si è fatto male al giro. Roger Adria invece è una scommessa 100%, però è un 98 spagnolo, corre in Spagna. Secondo me la squadra sarà tutto per lui, anche se è poca cosa. È una scommessa, Diciamo che vabbè mi dai, ci sta, ispira. ci Mi sta, ci sta. ispira. Allora, adesso gli ultimi 4 le faccio io.
come non mettere Julian Alaphilippe, perché è il favorito numero 1 di questa gara, credo, per le caratteristiche che ha lui e le caratteristiche del percorso. Vingegaard perché? Perché è uscito da un tour in maniera sorprendente, finendo sul podio come secondo classificato, e secondo me lui può stupire, ha un buono spunto veloce, regge bene sulle pendenze dure e anche sulle pendenze, appunto, come si presenteranno alla San Sebastian. Potrebbe essere sorpresa, ormai no, direi, però una certezza. Poi punto su Ayuso, io me lo gioco Ayuso perché secondo me Ayuso, anche se è difficile che si piazzerà nei primissimi, sarebbe un fenomeno assoluto, quale è, ma sarebbe straordinario, potrebbe cercare di far qualcosa e mai dire mai, ecco. Non vincerà, però mai dire mai. Ultimo nome, metto Padun perché è lo scalatore più forte di quest'anno, da quello che abbiamo visto E al come Giro del darti torto? Delfinato, sì, e come capitano io ho scelto Alaphilippe perché secondo me comunque è quello Sì, che ha sì, giusto, giusto. le credenziali migliori per vincere questo San Sebastian. Allora, questa è la formazione, ripetiamo: Bernal, Mollema, Ulissi, Schulz, Adrià, Alaphilippe, Vingegaard, Ayuso, Padun. Abbiamo 3 certezze, Bernal, Alaphilippe e Vingegaard. Mollema, Ulissi e Padun, diciamo, su corridori medio-alti come qualità e come punteggi fatti. E poi abbiamo 3 scommesse, Schulz, Adrià e Ayuso, per una possibile top 10, top 15 e qualche punto in più al Fantacycling, diciamo così. Allora, siamo in chiusura. Ragazzi, Posso video. dare 2 dritte su quello che abbiamo fatto nella formazione? Giusto Sì, sì. velocissimo. Ah, volevi dire un corridore su cui giocare, però che non hai messo, che Esatto, inizia allora con do Luis. giusto 2 dritte velocissime su come abbiamo composto la formazione o come l'ho composta io, ma anche tu Fede non hai mai seguito a ruota. Allora, questa è un categoria 4, quindi non bisogna sprecare troppi cambi anche perché poi ci saranno tantissime gare ancora. E abbiamo messo 3 corridori praticamente da 1, quindi anche quelli che abbiamo, voi avete in rosa e corrono, vanno benissimo. E poi bisogna guardare anche un po' già in prospettiva prossime gare tra il Bretagna, il Polonia, la Vuelta soprattutto. Quindi se dovete fare un qualche cambio, cosa sconsigliata comunque, come dice il Mullah, in questa fase, fatelo in prospettiva Vuelta. Io come nome jolly mi gioco Luis Leon Sanchez, Io come che nome jolly mi gioco Lopez. Miguel Angel, perché secondo me è talmente imprevedibile che potrebbe veramente fare anche il risultato. Mai dire mai. Ragazzi, diteci nei commenti sotto se siete d'accordo con noi o se c'è qualche altro nome che magari non abbiamo nominato o elencato o sottolineato che merita attenzione perché si potrebbe piazzare o addirittura vincere. esatto. Indicateci anche voi qualche scommessa Sì, da qualche 1, scommessina 2 1, crediti, 2, sì. perché qui in questa Ragazzi, gara ce ne saranno tante. Cioè, grazie mille e ci vediamo al prossimo video post San Sebastian. Berta, ti tocca farla rivederci nel Bulla stasera. ciao a tutti, è stato un piacere questo video così sorpresa e arrivederci. Arrivederci.